Ciao a tutti. Ah, sì, non sono più riuscita a finire il video. Ero troppo stanca e avevo le mani occupate, dovevo tracinare valigie, portare il cane di qua e di là e non sono più riuscita a finire il video. Quindi, cosa è successo dopo che sono salita sull'aereo? Allora, una volta salita, prima di dire questa cosa, il mio posto era il 24B ed era un posto da due, quindi A e B, e poi c'era la passerella. Solo che la persona non era ancora arrivata, l'aereo era praticamente pieno e c'erano tutte queste... e non c'era ancora la persona che doveva stare vicino, quindi dovevo farla entrare, quindi ero lì in piedi aspettando che arrivasse questa persona. Ed è arrivato questo ragazzo che al seguito aveva la ragazza e gli ho detto: e quindi te dove sei? E gli fa: sarò poi in fondo. E quindi mi hanno fatto pena e gli ho detto: vabbè dai, siete una coppia, volete stare qua assieme? E mi hanno detto: no, ma seriamente non disturbiamo. E faccio: no, vabbè, rimpacco le mie cose e mi sposto io. Che numero è? E l'altra era il 31A e quindi mi sono spostata e là al 31B c'era una borsa che però non so chi c'era. C'era invece la signorina, la hostess giapponese, che mi ha detto: ma va tutto bene, se posto nel 24B? Faccio: sì, però mi sono spostata perché c'era una coppia, volevo stare vicino e quindi mi sono spostata. Poi lei mi ha aiutato a mettere sulle borse e mi sono posizionata, ho messo il cane sotto di me, sotto i piedi. Il problema è che la postazione B, dove ero assegnata io, 24B, aveva il posto sotto al sedile molto più largo dove potevo infilare il cane effettivamente, mentre la postazione A aveva uno scatolino di ferro lì sotto che è quello che dovrebbe, penso, aprirsi e far uscire tutte le mascherine, insomma il giubbotto di protezione, quelle cose lì. Ehm, cosa stai facendo? E quindi praticamente c'avevo questa scatolina e non potevo infilarci il cane e quindi doveva rimanere esattamente dove ci dovevano essere i miei piedi, quindi ho fatto un viaggio un po' da contorsionista e ce l'ho fatta lo stesso, però è stato... Ma no, non è stato terribile, ne ho fatti di peggio, diciamo così. È andato abbastanza bene, poi io ho voluto tirarlo su per dargli da bere, ma mi ha rifiutato il da bere, non voleva bere. Quindi niente, mangiare pure, non voleva mangiare, quindi dormiva tranquillo, anche all'atterraggio e anche alla partenza non ha fatto assolutamente niente, era tranquillissimo e dormiva tantissimo. Niente, quando siamo atterrati, quindi prima sono passata dal controllo dei passaporti e siccome devo fare l'export del cane non sapevo e quindi gli ho dato anche la carta dell'export del cane e lei mi ha guardato: questo non mi interessa. Sì, scusi, cioè non volevo offenderla, va bene, riprendo la mia carta, me ne vado. Poi sono passata a prendere la valigia grande, ho preso quella e poi mi dirigo verso l'uscita e c'è dichiarare o non dichiarare. Quindi penso di sì, penso che devo dichiarare, il cane è un export, quindi dovrò andare dalla parte dove devo dichiarare. Davanti a me c'erano due persone, una ha dichiarato dell'alcol, l'altra ha dichiarato dei dollari. E poi sono arrivata io e faccio: c'ho l'export del cane. Il tizio prima di tutto mi ha fatto mille domande perché sono atterrata all'aeroporto di Zurigo e io è tantissimo che non parlo più tedesco. E già avevo fatto figure sull'aereo con le lingue perché ho fatto un mix che non vi dico. E poi ero stanca, una cosa e l'altra, ho veramente fatto uno scempio. E quindi ho detto: meglio andare sul sicuro, parliamo inglese, chi se ne frega. E niente, il tizio mi fa: ma lei è svizzera? Sì, c'ho il passaporto svizzero, sono svizzera. E ma il cane? Il cane è giapponese. E quindi? Faccio: è stato comprato in Giappone. Ma come mai l'ha comprato in Giappone? Perché vivevo lì. Ah, ma allora viveva in Giappone. Sì. E poi: ah, capisce il tedesco? E faccio: sì, lo capisco, ho un po' di difficoltà a parlarlo perché è qualche anno che non lo parlo più, però capirlo lo capisco. Prego, parli pure. E poi lui parlava tedesco e io gli rispondevo: hi, hi, hi in giapponese. Una cretina. Mamma mia. Ehm, E niente, poi dopo gli ha fatto il check.
del microchip e corrispondeva. All'inizio non sapevo dove guardare il numero sulla carta, stava prendendo il numero del negozio dove me l'aveva venduto. Io faccio quello numero di telefono, non è il chip sta qua. Ah sì sì, ah ok, va bene, no, è a posto, prego, vada. Poi dopo mi ha spiegato quelle due cose, che in Svizzera bisogna fare il passaporto per il cane, quindi entro 10 giorni dovrei andare ehm, a portarlo dal veterinario e fare appunto il passaporto. E quindi ho preso il cagnolino e siamo andati, c'era mia sorella all'uscita e siamo andati poi subito al parcheggio. Siamo usciti subito in autostrada e siamo andati in uno di quei posti di sosta. Gli ho fatto bere, c'è la fontanella con l'acqua fresca, quindi gli ho fatto bere della fontanella. ehm, ha potuto fare tutti i suoi bisogni, ha mangiato e poi dopo l'ho rimesso in borsa e siamo ripartiti per un altro viaggio di 3 ore circa, 3 ore e mezza di macchina per arrivare a casa. Poi abbiamo fatto anche il Feraina, che per chi non lo sa, ma probabilmente la maggior parte di voi, è una specie di trenino dove sali con la macchina. Quindi non volevamo guidare, quindi saliti sul trenino con la macchinina e poi passai in un tunnel dentro una montagna, quindi puoi anche dormire perché è tutto buio. E anche lì non ha fatto niente, anche sentendo i rumori del tunnel, non si è comportato benissimo, anzi dormiva. E lì mi sono addormentata anch'io perché non ne potevo più. E niente, una volta arrivata a casa abbiamo dovuto abituarlo a tutto e di più, cioè prima di tutto fare i bisogni nel prato, quindi ogni volta prendi, corri, portalo di giù nel prato, ok, fai i tuoi bisogni, poi riprendilo su, portalo su, poi non aveva mai fatto le scale e doveva fare tipo 2 piani di scale, sono di piastrella, quindi scivolose, e era impressionante vederlo fare le scale, poi aveva paura, però sta bene. Poi l'abbiamo dovuto abituare di notte, era troppo grande la casa perché questa è grandissima come casa in confronto a dove vivo in Giappone, e quindi si perdeva, aveva paura di notte, cioè abbaiava perché non sapeva più dove era. Quindi la prima notte l'abbiamo fatta in bianco, già che non avevo dormito per 2 giorni. Poi arrivo ancora anche qua e c'è lui che abbaia tutta la notte. Poi abbiamo pianificato, insomma, di almeno la notte o quando si mangia di metterlo in questa specie di recintino piccolo dove fa anche la nanna. Che adesso lo vedete giù qua a fare la nanna. E che è praticamente grande tipo un quarto della mia casa. Quindi dentro nei posti stretti sta bene, lui si tranquillizza, si mette giù e dorme. E quindi quando insomma mia mamma cucina e gira con pentole con acqua, siccome lui è sempre sotto i piedi, lo mettiamo lì un attimo e quando dorme anche. Ma per il momento è momentaneo perché non riusciamo a fargli capire di entrare nel suo. Gli abbiamo preso una cuccia con un cuscinone, però non riusciamo a fargli capire di entrare lì a dormire. Lui dormiva per terra, sui sassi, sulle piastrelle, perché poi anche è caldo. E quindi l'abbiamo messo dentro questa cuccia all'interno, così una volta che capisce di dormire nella cuccia, poi togliendo il bordo capisce che quando deve andare a dormire nella cuccia. In teoria, questo l'abbiamo pensato noi, perché praticamente, prima di tutto lui è un cucciolo e seconda cosa è stato il cambiamento totale, quindi pian pianino si deve abituare a tutto perché è completamente diverso. Da lui che faceva la pipì sulla sua griglia con sotto l'assorbente di dentro a doverla andare a fare di fuori nel prato, o a 20 metri quadrati a 160, forse anche di più, non lo so, a non uscire quasi mai, a uscire 3 volte al giorno, andare di qua, incontrare altri cani, altri gatti, altri cavalli, altri animali, insomma di tutti i generi, è tutta cosa nuova per lui, veramente tutte cose nuove, quindi è sempre un po' agitato in questi giorni, però pian pianino si sta addormentando, si sta mettendo giù. Cosa stai facendo? Giù Nini, dormi. E poi sente tanti rumori, questo per esempio mi va con la pachera, e quindi ogni tanto al primo momento, oddio che cos'è, oppure c'era un po' di vento, ho spostato la porta, oddio che cos'è, oppure mia sorella che, perché noi in Svizzera dobbiamo chiudere, cioè schiacciare le bottiglie PET, e quindi lei schiacciava questa bottiglia e faceva un rumore tremendo, cos'è questo rumore, e quindi niente, diceva si deve un po' abituare un po' a tutto, ma in sé ce la possiamo fare,
sta già reagendo bene perché ha già imparato a fare le scale, ha già imparato a fare al di fuori, adesso stanotte ha dormito senza fare baccano, quindi mangiare mangia, bere beve, quindi